possa essere disgraziato in eterno. Hellraiser è un film del 1987 diretto da Clive Barker con Andrew Robinson, Claire Higgins e Ashley Lawrence. Horror doloroso di carne e di corna. La pellicola trae origine da un breve romanzo del regista. A differenza dei titoli più celebri del genere usciti in quel periodo, Hellraiser non è uno slasher e il cattivo non è il solito uomo nero nascosto dietro l'angolo, pronto a fare a pezzi le sue prede. Successo mondiale nonostante una certa sgangheratezza e la censura che impietosa si abbatté su di esso, il film è divenuto il capostipite di una saga che al momento conta 10 episodi. Una scatola misteriosa conduce i possessori in una dimensione infernale dove piacere e dolore si fondono in un'estasi agonica senza fine. Frank Cotton riesce a tornare indietro, ma per recuperare il suo corpo smembrato ha bisogno di nutrirsi di carne umana. Convincerà Giulia, sua amante, nonché moglie del fratello, a procurargliela per poi fuggire, ma la nipote ficcanasona e soprattutto i supplizianti non gli daranno tregua. Gli anni 70 erano stati, per Clive Barker, all'epoca uno spiantato sceneggiatore teatrale, un periodo di sofferenza e maturazione. Spesso senza una lira, lo scrittore, per tirare a campare, era arrivato al punto di prostituirsi. Le notti selvagge, passate nei club ad incontrare gente di tutti i tipi, generarono tutta una serie di relazioni, esperienze e suggestioni che in modi e tempi diversi troveranno posto nelle successive produzioni del poliedrico artista britannico. A New York, per un breve soggiorno, Barker restò colpito nel vedere all'interno di un club sadomaso, il Cell Block 28, il godimento seguito alle grida di coloro che si erano prestati a farsi lacerare o forare parti del corpo. Ossessionato da quell'episodio così ripugnante e attraente allo stesso tempo, Barker trasse da esso ispirazione per concepire una storia in cui la sessualità avrebbe rappresentato il tessuto connettivo tra dolore e piacere. Nacque così The Hellbound Heart, un breve romanzo uscito nel 1986, quando cioè Barker aveva già raggiunto una certa fama come scrittore ed aveva partecipato ad un paio di film in qualità di sceneggiatore. Sia Underworld che Rawhead Rex, però, avevano suscitato negli spettatori lo stesso effetto di una colite spastica e lo stesso scrittore era rimasto molto deluso, per non dire furioso, di come il suo materiale era stato sfruttato. Per questo motivo Barker decise di passare direttamente dietro la macchina da presa. L'amico Christopher Figg lo mise in contatto con la New World Pictures, che nonostante l'inesperienza di Barker, incapace di riconoscere la differenza tra un piatto di spaghetti ed una lente cinematografica, vide nel progetto proposto un'ottima occasione per risollevarsi dal baratro finanziario in cui si trovava. Brutti, sporchi e subito, i $700.000 dello studio di Roger Corman, pur non permettendo grandi fantasie in termini di star ed effetti speciali, sarebbero stati sufficienti a produrre il film. Barker, considerando il budget ristretto, coinvolse attori, parenti e amici con cui aveva già lavorato, come Sean Chapman, che aveva preso parte ad Underworld, Nicholas Vince, che gli abitava vicino casa, sua cugina Grace Kirby e Doug Bradley, che conosceva dai tempi del liceo. Lance Henriksen fu avvicinato per il ruolo di Frank, ma rinunciò per girare Il buio si avvicina. La parte principale venne affidata ad Andrew Robinson, lo Scorpio del primo Callaghan. Le riprese, durate 9 settimane tra la fine di settembre e il dicembre del 1986, ebbero diversi problemi legati certamente all'inesperienza di Barker, tuttavia affiancato da una crew di tutto rispetto, ma anche alla difficoltà di dover girare quasi tutto il film all'interno di una casa. La New World Pictures non stette inizialmente col fiato sul collo del regista, ma dopo 3 settimane dall'America giunsero 3 executive per vedere a che punto era la produzione e rassicurare lo studio che il film non stesse evolvendo in una macabra rappresentazione di corpi torturati e poi macellati. Barker, già abbastanza sotto pressione, preparò un'accoglienza calda, per non dire infernale, al trio che dopo un quarto d'ora, passato su un set in cui era impossibile muoversi e dove il sangue schizzava da tutte le parti, tolse il disturbo. Ma l'impressione doveva essere stata comunque positiva, perché di fronte alla richiesta di ulteriori $300.000 lo studio non esitò a tirare fuori il libretto degli assegni. Il film, montato da Richard Madden e dal non accreditato Tony Randall, suscitò un certo interesse quando venne mostrato nel maggio 87 a Cannes, tant'è che la New World Pictures, inizialmente orientata a far uscire Hellraiser direttamente per un video, decise infine di dargli un'ampia distribuzione. Barker fu costretto a tagliare le scene di sesso e ad attenuare quelle più crude per evitare che la MPAA marchiasse la pellicola con la X, portando il film alla stregua di un porno. La prova del botteghino andò oltre le aspettative. Sedotti dallo sguardo truce di quel tipo strano, con il cranio disseminato di chiodi, gli spettatori riempirono le sale.
Dopo il primo weekend di programmazione nel settembre del 1987, il film aveva già recuperato l'investimento e Pinhead lanciato nell'Olimpo del cinema horror a fare compagnia a Michael Myers, Jason Voorhees e Freddy Krueger. Vediamo ora qualche curiosità su Hellraiser. Convinta che avrebbe avuto una migliore riuscita sul mercato, a stelle e strisce la New World Pictures pretese che il film, contrariamente al romanzo, fosse ambientato in America anziché a Londra, dove venne effettivamente girato. Per questa ragione vennero ingaggiati gli attori statunitensi Andy Robinson ed Ashley Lawrence, mentre tutti gli altri britannici vennero doppiati, con la notevole eccezione di Bradley. A Barker fu chiesto di evitare il più possibile le riprese in esterno, specie quelle che potevano smascherare la reale location. Il regista, suo malgrado, rispettò l'impegno ma commise un piccolo errore che però ad un occhio attento non può sfuggire. Nella scena a ridosso della ferrovia, mentre Kirsty e Steve si avviano a fare porcherie epocali a casa di lei, sul treno che sfreccia si vede chiaramente il logo della British Rail. Il regista voleva mantenere per il film lo stesso titolo del romanzo, ma lo studio americano obiettò che il termine heart, cuore, avrebbe dato ai potenziali spettatori un'idea sbagliata. Barker suggerì allora il solo Hellbound, ritenuto però troppo negativo. Dopo che venne cassato anche sadomasochisti dall'aldilà, il regista chiese il parere della crew, ottenendo da una smaliziata sessantenne un titolo tutto sommato onesto ma irricevibile, e cioè Cosa è disposta a fare una donna per una scopata come si deve. Il titolo di Hellraiser, suggerito dal produttore Christopher Figg, mise infine tutti d'accordo. Il nome Pinhead, con cui è universalmente conosciuto il personaggio interpretato da Doug Bradley, è frutto della fantasia di un membro del make-up department per riferirsi alla maschera indossata dall'attore, ma in realtà nel libro e nel film tale riferimento non compare. Nel romanzo infatti non ha alcun nome specifico, mentre nei titoli di coda della pellicola è semplicemente la guida dei cenobiti. Anche se sdoganato già nel sequel, Barker ha sempre detestato il nomignolo, giudicandolo irrispettoso e vacuo. Bradley, rimasto intrappolato nel personaggio, ha più volte ricordato le iniziali perplessità nell'accettare il ruolo. Il regista gli aveva infatti offerto anche la possibilità di interpretare uno degli operai che portano il materasso. L'attore, all'esordio in un lungometraggio, pensò che far vedere la sua faccia avrebbe rappresentato un biglietto da visita migliore anziché comparire mascherato. Alla fine però scelse quest'ultima opzione, stimolato dalla potenza di un personaggio a cui in fondo sentiva di appartenere da sempre. Pinhead è infatti la sintesi di una serie di suggestioni, esperienze ed esperimenti portati avanti da Barker sin dai primi anni 70 e in cui Bradley è sempre stato coinvolto, vestendo ad esempio i panni del sadico inquisitore protagonista della pièce Hunters in the Snow, o prendendo parte al visionario cortometraggio The Forbidden, finito di girare nel 1978, in cui compare una tavola su cui sono piantati simmetricamente decine di chiodi. Il vestiario dei punk, l'iconografia cattolica, le foto di alcune sculture africane e i club sadomaso visitati a New York ed Amsterdam ispirarono il design del personaggio, che ebbe in Doug Bradley, come Barker ha più volte ricordato, la sintesi perfetta. L'attore britannico ha partecipato a ben 8 pellicole della serie, ritenendo la loro musica l'unica in grado di torcergli le budella e quindi perfetta per il film. Clive Barker chiese ai Coil di realizzare la colonna sonora di Hellraiser. La band britannica fece il proprio dovere, ma per diverse questioni legate ai toni delle musiche o più probabilmente alle royalties, la New World Pictures pose il veto e una nuova colonna sonora venne approntata dal musicista americano Christopher Young. I Coil comunque pubblicarono il loro lavoro nell'album The Unreleased Hymns for Hellraiser. Gli effetti speciali, a cura di Bob Keane, costrinsero ad alcune modifiche in sceneggiatura, specie nei dialoghi. Sia Chatterer che Butterball avevano infatti alcune battute che, a causa delle maschere e del pesante make-up, finirono in bocca alla femmina del gruppo. Alcune battute vennero improvvisate, altre cambiate all'ultimo momento. In particolare Jesus Wept, ossia Gesù pianse, con cui il buon Frank, ormai in estasi clamorosa e prossima alla dipartita, si rivolge a Kirsty, venne improvvisato da Andy Robinson, che riuscì a convincere Clive Barker che tale esclamazione sarebbe stata molto più efficace dell'originale vaffanculo. Ma vaffanculo va! Il film è pieno di errori, il più evidente è certamente quello del finestrone del solaio, che rivela una location diversa. L'interno infatti venne ricostruito in studio per permettere di comporre tutti i principali effetti speciali. La discrepanza si nota proprio confrontando il finestrone. Guardando la casa dall'esterno, infatti, gli elementi che lo compongono sono 6, differentemente all'interno sono ridotti a 4.
Del film sarebbe dovuto uscire anche un fantomatico videogioco per NES nel 1990, sviluppato dalla Color Dream, una compagnia solitamente produttrice di videogames di bassa qualità e senza alcuna licenza. Hellraiser, a quanto pare, avrebbe dovuto essere il loro titolo più ambizioso, ma non vide mai la luce. Restano una schermata, la bozza della scatola e alcune pagine promozionali che attesterebbero uno sviluppo, seppure minimo. Negli ultimi anni, tuttavia, si è fatta sempre più strada la convinzione che si sia sempre trattato di una burla. Hellraiser è stato un grande successo al cinema, costato $1 milione ne incassò 30 in tutto il mondo. La New World Pictures non perse tempo e chiese a Barker di mettersi subito al lavoro per realizzare un sequel che vede effettivamente la luce l'anno successivo, ma con la regia di Tony Randall. Da allora sono usciti altri 8 capitoli sulla validità dei quali è meglio tacere. Hellraiser, nonostante l'ingenuità, specie nella parte finale, è invecchiato bene e mantiene un'alta considerazione tra gli amanti dell'horror, sebbene il regista non l'abbia mai considerato tale. Al netto delle catene, dei ganci, dei sudori e delle carni strappate, per Barker il film, così come il romanzo, altro non racconta che una grande storia d'amore tra un uomo disperato e una donna disposta a tutto, pur di aiutarlo.